L'immagine è davvero apocalittica. Sembra che una bomba sia caduta sopra questa importantissima arteria. Così un giornalista ha descritto il ponte Morandi, appena crollato a Genova, stroncando la vita di decine di persone. Parole che richiamano alla mente altre immagini, quelle dei circa 40 ponti serbi distrutti dai bombardamenti NATO nel 1999, tra cui il ponte sulla Morava meridionale, dove 2 missili colpirono un treno facendo strage dei passeggeri. Per 78 giorni, decollando soprattutto dalle basi italiane fornite dal governo D'Alema, 1100 aerei effettuarono 38.000 sortite, sganciando 23.000 bombe e missili. Furono sistematicamente smantellate le strutture e infrastrutture della sede, provocando migliaia di vittime tra i civili. Ai bombardamenti parteciparono 54 aerei italiani che effettuarono 1378 sortite, attaccando gli obiettivi stabiliti dal comando statunitense. Per numero di aerei siamo stati secondi solo agli USA. L'Italia è un grande paese e non ci si deve stupire dell'impegno dimostrato in questa guerra, dichiarò D'Alema. Zoko, ima tamo, Zoko. Tamo general, tamo u onom delu. Beži, jeste živi, Ajmo, brate, ajmo, jeste dobar? Beži. Nello stesso anno in cui partecipava alla demolizione finale dello Stato jugoslavo, il governo D'Alema demoliva la proprietà pubblica della società Autostrade, gestore anche del ponte Morandi, cedendone una parte a un gruppo di azionisti privati e quotando il resto in borsa. Il ponte Morandi è crollato fondamentalmente per responsabilità di un sistema incentrato sul profitto, lo stesso alla base dei potenti interessi rappresentati dalla NATO. L'accostamento tra le immagini del ponte Morandi crollato e dei ponti serbi bombardati, che a prima vista può apparire forzato, è invece fondato. Anzitutto, la scena straziante delle vittime sepolte dal crollo ci dovrebbe far riflettere sulla orrenda realtà della guerra, fatta apparire dai grandi media ai nostri occhi come una sorta di wargame, con il pilota che inquadra il ponte e la bomba teleguidata che lo fa saltare in aria. In secondo luogo, ci dovremmo ricordare che la Commissione europea ha presentato il 28 marzo un piano d'azione che prevede il potenziamento delle infrastrutture della UE, ponti compresi, non però per renderle più sicure per la mobilità civile, ma più idonee alla mobilità militare. Il piano è stato deciso in realtà dal Pentagono e dalla NATO, che hanno richiesto all'Unione Europea di migliorare le infrastrutture civili così che siano adattate alle esigenze militari.
in modo da poter muovere con la massima rapidità carri armati, cannoni semoventi e altri mezzi militari pesanti da un paese europeo all'altro per fronteggiare la cosiddetta aggressione russa. Ad esempio, se un ponte non è in grado di reggere il peso di una colonna di carri armati, dovrà essere rafforzato o ricostruito. Qualcuno dirà che in tal modo il ponte diverrà più sicuro anche per i mezzi civili. La questione non è però così semplice. Tali modifiche verranno effettuate solo sulle tratte più importanti per la mobilità militare e l'enorme spesa sarà a carico dei singoli paesi, che dovranno sottrarre risorse al miglioramento generale delle infrastrutture. È previsto un contributo finanziario dell'Unione Europea per l'ammontare di 6,5 miliardi di euro, ma, ha precisato Federica Mogherini, responsabile della politica di sicurezza della UE, solo per assicurare che infrastrutture di importanza strategica siano adatte alle esigenze militari. I tempi stringono. Entro settembre il Consiglio europeo dovrà specificare, su indicazione NATO, quali sono le infrastrutture da potenziare per la mobilità militare. Ci sarà anche il ponte Morandi, ricostruito in modo che i carri armati USA NATO possano transitare sicuri sulla testa dei genovesi.